Il tempo di Quaresima è un tempo spirituale forte, ma è anche un tempo in cui i cristiani tradizionalmente implicavano particolarmente il corpo. Purtroppo di questa lunga e ricca tradizione, da cui si è ispirato anche l'Islam, secondo alcuni studiosi, è rimasto ben poco, soprattutto in Occidente. Contrariamente ad alcune tradizioni orientali, dove il digiuno è un tempo prolungato, ascetico, anche impegnativo, in Occidente siamo rimasti con un paio di raccomandazioni come ad esempio il digiuno, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. In questo video cercherò di smontare tre ragioni per le quali a volte purtroppo nelle prediche si cerca di presentare un cristianesimo da saldi, un cristianesimo al ribasso, quindi tre ragioni per cui il digiuno non è così importante e le smonterò e poi presenterò tre benefici spirituali del digiuno. Quindi non parlerò del digiuno intermittente e dei suoi benefici fisici, non è il mio compito, ma proprio dei benefici spirituali del digiuno. La prima ragione che sento dire e che mette il digiuno, diciamo, fuori dalla porta della Quaresima, che è un tempo di digiuno, i 40 giorni di Gesù nel deserto, è questa: il vero digiuno è astenersi dal male. Ma per carità, non è sbagliato. Il vero digiuno deve astenersi dal male, altrimenti è una pratica fisica esteriore che non ha senso, ma non è tutto. Perché? Perché tutto l'anno siamo chiamati ad astenerci dal male, tutto l'anno siamo chiamati ad astenerci dalla menzogna, tutto l'anno siamo chiamati ad astenerci dalla doppiezza e sono comandamenti, non sono pratiche ascetiche. Il tempo del digiuno, il tempo di Quaresima è un tempo diverso in cui, ok, devo continuare ciò che faccio tutto l'anno, ma c'è uno sforzo fisico in più da aggiungere. Ed è una cosa che fa bene a me come persona, che fa bene al mio cammino umano. Un'altra obiezione che sento è quella, fate attenzione al farisaismo, fate attenzione a pensare di acquistare il cielo con le vostre pratiche. Beh, se il digiuno è associato al fariseismo, Gesù allora è fariseo, i santi sono farisei, la tradizione monastica è farisea, cioè la pratica e il senso della pratica dipende molto dal contorno e dall'intenzione che ci metto dentro. Gesù ha digiunato per 40 giorni, Francesco l'ha imitato e ha digiunato, da quel che mi ricordo dei fioretti, un giorno in meno per non arrivare a ciò che ha fatto il Signore, ma nessuno dei due oseremmo dire che era fariseo ed era uno che cercava le apparenze. Anzi, Gesù ci insegna a vivere il digiuno evitando di farlo per apparire, per essere lodati o per pensare di comprare il cielo con i nostri meriti. Quindi è una ragione che non tiene, quella di dire ah no, il digiuno fisico è fariseismo. Un terzo motivo è pastorale, in cui sento dire ma no, non predichiamo un cristianesimo impegnativo, ascetico, perché così allontaniamo le persone e soprattutto i giovani. Allora fatevi dire una cosa che sento dai giovani intorno a noi, dai giovani che ho a casa mia. Mio figlio, stavamo chiacchierando ieri proprio a proposito della Quaresima, del digiuno che coincide più o meno col tempo del Ramadan, mi dice ma i musulmani vivono una cosa più bella, più sentita, più profonda. Noi così 2 giornate in cui uno mangia un po' di riso, un po' di cose, fa una piccola colazione, cioè non abbiamo nemmeno una struttura o qualcosa che ci dà un contenuto. Allora, naturalmente mio figlio forse la stava prendendo in chiave anche sportiva, competitiva, e quindi nel discorso ho cercato di mostrare che non è chi fa di più quello che è più gratito al Signore, ma allo stesso tempo mi sono ricordato di ciò che vivevo in Libano, ovvero che il tempo della Quaresima era anche un tempo comunitario e l'esigenza della Quaresima, che non è imposta, non è che vieni frustrato, se non digiuni, era qualcosa di abbracciato e che faceva del bene. Questo potrebbe essere materiale di un altro video, fatemi sapere se questi approfondimenti vi interessano. Quindi è una finta idea quella di dire sì, il digiuno, un cristianesimo esigente,
potrebbe allontanare le persone. Le persone hanno bisogno anche di qualcosa di bello, di esigente, che non sia imposto ma proposto, anche guidato, accompagnato. Ho presentato tre scuse per non digiunare, vorrei adesso presentarvi anche tre, ce ne ho molte di più, ma ne presento tre, benefici spirituali del digiuno. Un primo beneficio è quello di liberare del tempo per la preghiera, per le attività spirituali come la lettura, come la lezione divina, ma anche per la carità. Infatti noi pensiamo, se salto un pasto o due pasti in una giornata, sto saltando ciò che equivale a 15 minuti o 45 minuti secondo il tempo del pasto che ognuno ha e magari se è in compagnia o no. Ma in realtà, se ci pensate bene, saltare un pasto significa anche saltare la preparazione di questo pasto, saltare la spesa che fai per fare questo pasto, saltare anche la pulizia che devi fare dopo il pasto. Quindi c'è un tempo molto più grande del tempo del consumo di un pasto e questo tempo liberato, puoi dedicarlo ad altro. Ad esempio, saltando il pasto della mattina, si potrebbe dedicare proprio il primo tempo della giornata, invece che a prendere un caffè o a prendere una colazione, lauta o pauca, secondo i tuoi gusti, a un tempo di preghiera. E questo tempo iniziale di preghiera potrebbe anche introdurre un'abitudine spirituale nel tuo vissuto. Il secondo motivo, il secondo beneficio spirituale del digiuno è sperimentare la realtà della nostra indigenza. A volte siamo presi dal nostro attivismo, dalla nostra professionalità, dalla nostra anche potenza e sentire la fame, sentire la sete e anche sentire la nostra fragilità fisica, sentire la nostra umanità. E questa esperienza fisica, corporale, ha delle risonanze spirituali se la viviamo con mindfulness, con attenzione. Sperimentiamo la nostra povertà, sperimentiamo il nostro bisogno, sperimentiamo la nostra sete e la nostra fame di Dio. Non è forse ciò che canta il salmista nel Salmo 63? Preferisco leggerlo e meditarlo con voi. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua. Ecco, anela la mia carne, non solo all'anima, non solo spirituale. Io sono un sinolo di corpo, anima e spirito e tutto il mio essere è affamato, assetato e ha bisogno di Dio. Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Ecco, sperimentare la mia piccolezza mi apre alla riflessione, alla meditazione della grandezza del Signore. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Ecco, questa bocca che si è liberata dal manducare il cibo si apre alla lode, si apre al riconoscimento della propria povertà e della potenza e della grandezza e della gloria del Signore. Terzo e ultimo beneficio che vorrei presentare oggi, ma ce ne sono tanti altri, vi assicuro, è quello di vivere la carità. Nel rito maronita, di cui sono a metà, perché io sono di rito latino, come gran parte di voi che mi ascoltate, ma mia madre è di rito maronita e conosco da vicino il rito maronita, è un rito molto nutrito dai padri orientali e siriaci, un rito dove il digiuno è molto importante, ve lo posso raccontare in un altro video se interessa. Ehm, Vivere il digiuno e vivere la carità sono strettamente e sostanzialmente associati. In che senso? Beh, ve lo dico con una parte di un inno della Quaresima del rito maronita, che recita così: quanto è splendido il digiuno, che si adorna dell'amore. Spezza generoso il tuo pane con chi ha fame, altrimenti il tuo non è digiuno, ma è risparmio. Ecco, forse ai nostri giorni non digiuniamo per risparmiare, a volte sì, ma solitamente no. Digiuniamo magari spesso per dimagrire, per dire ok, dai, approfitto di questo tempo per dimagrire. E questo inno antico dei padri dice: fate attenzione, il digiuno non è una cosa che devi fare per risparmiare, per mettere da parte. Quello che risparmi
devi condividerlo, quello che risparmi non è tuo, è per qualcuno che ha bisogno. Lì non c'è più spazio per fare i farisei, lì c'è spazio per la carità di Cristo, lì c'è spazio per l'amore cristiano. Quindi l'esperienza del digiuno è un'esperienza di un amore doppio, di un amore per il Signore, ma anche per la nostra vita, per la nostra spiritualità, ma anche un amore orizzontale, un amore che si apre agli altri. Infatti un altro inno del rito maronita canta così. Cioè, naturalmente è più rimato e ritmato in arabo, in siriaco, ma la traduzione lo rende così. A chi ha bisogno, dona ciò che ti è avanzato, ciò che hai risparmiato, e sperimenterai la fecondità della Quaresima. E qui c'è una bellissima immagine. Canta il digiuno con due bocche. Quali sono queste due bocche? Una bocca che digiuna, quindi è la tua, e un'altra che gioisce grazie al tuo dono. Ecco, amore che si esprime con la privazione perché del Signore ha sete l'anima mia, e amore che si esprime col dono, col farsi provvidenza per gli altri, col riconoscere che non mi manca niente, il mio vero cibo è il Signore e quindi do agli altri, do ad altre persone. Ci sono tanti altri benefici del digiuno, altri benefici anche a livello collettivo e non solo individuale, ma il video penso sia già molto lungo, per cui mi fermo qui, però approfitto per così. Siccome non so tante volte se i video sono ben accetti o meno, se ci saranno 30 commenti che mi dicono l'argomento mi interessa, anche se la Quaresima sarà già iniziata, fa un altro video sul digiuno, su altri sensi del digiuno, su magari come praticare il digiuno, io sono al vostro ascolto. Vi auguro un buon ingresso con Gesù nel deserto della Quaresima. Il deserto fiorisce con la presenza del Signore, che la sua presenza e la forza dello Spirito riempia questo nostro cammino nel deserto con i fiori della consolazione, con i fiori della condivisione. E vi ringrazio per il vostro ascolto.